Benvenuti in Kosovo o Kosovo. La mia avventura è iniziata a bordo di un bus, con partenza Tirana e arrivo Pristina, capitale del Kosovo. Ma prima di mostrarvi questa bellissima città, voglio portarvi in un luogo un pochino fuori, a trentina di minuti di auto, ovvero il santuario degli orsi di Pristina. In passato, purtroppo, in Kosovo, come anche in altre aree dei Balcani, molti orsi venivano tenuti in cattività, in gabbie piccolissime, spesso fuori dai ristoranti o da altri locali come attrazioni per i turisti. Ovviamente vivevano in condizioni pessime, rinchiusi, malnutriti, su pavimenti in cemento, senza alcuna possibilità di libertà. Questo fino al 2010, quando tutto ciò è diventato illegale. Questo santuario è nato proprio per salvare tutti questi orsi e ad oggi ne ospita circa una ventina che possono finalmente muoversi liberamente, arrampicarsi, riposarsi all'ombra, dormicchiare in mezzo all'erba, insomma vivere in pace. Questo splendido luogo è molto di più di un semplice rifugio per animali, è una specie di riscatto, un luogo che parla di rispetto per gli animali, di cura e di una possibilità di cambiamento. Se decideste di visitare il Kosovo e la sua capitale, Pristina, io vi consiglio tantissimo di visitare questo luogo. È anche molto semplice da raggiungere, basta prendere un bus dalla stazione centrale dei bus di Pristina o un taxi. Il bus costa circa 1 euro, mentre il taxi 12 all'andata e 12 al ritorno, mentre l'entrata costa 3 euro a persona. E ora eccoci di nuovo a Pristina, la capitale, accolti dalla Biblioteca Nazionale del Kosovo, uno degli edifici più discussi ed iconici dei Balcani, nonché considerato da molti come uno degli edifici più brutti del mondo. Questa biblioteca è stata inaugurata nel 1982 ed è un esempio perfetto, estremo e affascinante di architettura brutalista. Ciò che colpisce immediatamente è la sua struttura, cubica con 99 cupole di vetro e una rete metallica in acciaio che riveste la facciata dell'intero edificio. L'intento originario di questa costruzione era quello di fondere elementi bizantini e islamici in un linguaggio architettonico moderno, in modo tale da poter rappresentare la complessità culturale e identitaria del Kosovo. È sicuramente un edificio controverso e molto strano, ma è anche uno dei simboli della città e del paese. Di conseguenza è una tappa imperdibile in città. A 2 passi dalla biblioteca si trova un altro edificio molto importante, ovvero la cattedrale ortodossa serba del Cristo Salvatore. La costruzione di questo edificio risale al 1992, durante il periodo del governo serbo del Kosovo. Tuttavia, con la guerra del 98-99 i lavori furono inevitabilmente interrotti e non ripresero mai più. La cattedrale è spesso al centro di dibattiti e polemiche, in quanto molti la vedono come un simbolo di sottomissione, mentre altri la considerano un'opera incompiuta che potrebbe essere trasformata in un luogo di dialogo interreligioso o in un museo dedicato alla storia recente del paese. Un altro monumento imperdibile è la statua di Bill Clinton nell'omonimo Boulevard, inaugurata nel 2009, che è un omaggio agli Stati Uniti e alla NATO per il ruolo centrale che hanno avuto nella guerra del 98-99, nonché una testimonianza di quanto la politica estera americana sia importante nella storia recente del Kosovo. Uno dei simboli più conosciuti della città è sicuramente il monumento Newborn, inaugurato nel 2008, nel giorno in cui il Kosovo dichiarò l'indipendenza dalla Serbia.
Questo monumento cambia colore ogni anno e raccoglie molte scritte, firme e graffiti che rispecchiano gli umori della città. Di fronte alla scritta Newborn c'è un altro monumento importante della città, ovvero il monumento Eroinat, una scultura commemorativa dedicata alle donne kosovare che hanno subito violenze durante la guerra del 98-99. Un'altra città che ho visitato durante questa mia avventura in Kosovo è stata Prizren, una città nel sud del paese molto vicina ai confini con l'Albania e la Macedonia del Nord. Prizren è la città forse più conosciuta del Kosovo, perlomeno dai turisti, e questo perché è la città più turistica del paese, più anche della capitale, quindi di Pristina. Prizren è un vero e proprio gioiello e il suo centro storico ottomano è considerato come uno dei meglio conservati dei Balcani occidentali. Prizren è davvero una città bellissima che offre moltissime cose da vedere, tra cui la fortezza che domina l'intera città dall'alto. Uno dei simboli della città, forse quello più conosciuto, è la moschea di Sinan Pasha, nel cuore pulsante della città, in pieno centro. È uno dei migliori esempi di architettura ottomana del Kosovo ed è risalente al 1615. Questa moschea è davvero in un ottimo stato di conservazione, sia all'esterno che all'interno, con affreschi floreali e calligrafie. Attorno e dietro la moschea di Sinan Pasha, nel cuore del centro cittadino, si estende un luogo meraviglioso, ovvero il bazar della città. Quest'area si estende lungo le due rive del fiume che attraversa la città passando di fronte alla moschea e che sono collegate tra loro da un'altra attrazione molto importante, un altro simbolo della città, ovvero il Ponte Vecchio. Prizren e Pristina sono due città molto diverse. Prizren è la città cartolina del Kosovo, perfetta per tutti coloro che cercano cultura, tradizione e un ritmo di vita più rilassato e leggero. Pristina invece è una città molto energica e ricca di contrasti. È una città molto giovane e cresciuta in fretta dopo la guerra. È un luogo per capire la storia recente del paese, i cambiamenti politici che ha vissuto e per capire una città che sta ancora cercando di costruirsi. La terza città che ho deciso di visitare durante questa mia avventura in Kosovo è stata Mitrovica o Mitrovica, una città sicuramente non turistica ma molto particolare, una delle più particolari del paese. È una città nota per la sua divisione amministrativa e culturale tra il sud, a maggioranza albanese kosovara, e la parte nord, a maggioranza serba. Queste due parti sono separate da un confine rappresentato da un ponte sul fiume Ibar. La parte sud della città ha un'atmosfera molto simile a quella delle altre città del Kosovo, con un'enorme e maestosa moschea che domina la città, bandiere kosovare e albanesi ovunque, scritte in albanese e monumenti dedicati all'indipendenza del Kosovo e figure legate alla lotta per l'indipendenza come memoriali dell'UCK. A dividere la zona sud dalla zona nord c'è un ponte sul fiume Ibar, presieduto da forze internazionali, che rappresenta una linea di separazione culturale, linguistica e politica tra le due aree. Non è un confine ufficiale, ma di fatto nella pratica lo è. Infatti la zona sud guarda a Pristina e a Tirana, mentre l'area nord guarda a Belgrado. Una volta aver attraversato il ponte ed essere entrati nella zona nord di Mitrovica, l'atmosfera cambia molto. La lingua è il serbo, la moneta non è più l'euro ma il dinaro, la religione prevalente è l'ortodossia e i riferimenti simbolici e culturali guardano alla Serbia. Ad esempio, appena attraversato il fiume si può trovare un monumento che commemora le vittime dei bombardamenti della NATO del 1999 sulla Serbia.
Se nel sud della città trovavamo un'enorme moschea, qui a dominare la parte nord c'è un'enorme cattedrale ortodossa dedicata a San Demetrio. Poco distante dalla cattedrale di San Demetrio, sulla collina, si trova anche uno spomenik, ovvero un monumento commemorativo jugoslavo dedicato ai partigiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo monumento è un tipico esempio di arte monumentale del periodo socialista, massiccio, geometrico, di cemento armato grezzo. E nonostante sia parzialmente abbandonato, resta un segno importante della memoria jugoslava e del passato comune che un tempo univa tutte le repubbliche della federazione. Una cosa molto bella è che dal monumento si ha una vista panoramica su tutta la città, su tutta Mitrovica, sia la parte nord che la parte sud. Anche questa avventura è giunta al termine. Spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stato interessante. Se così fosse e se vi va, vi chiedo di lasciarmi un like e iscrivervi al canale. Scrivetemi nei commenti se siete mai stati in Kosovo e se sì, dove siete stati. Al prossimo video, ciao!